Yuriko Taiga desu! Minasan konnichiwa! Scommetto che già in questo momento hanno chiuso almeno 10 persone questo video. Ciao a tutti grossi, sono Yuriko, bentornato sul mio canale e oggi vi parlerò di un argomento che a me piace tantissimo, perché oggi parleremo finalmente della mia grande passione, gli anime. Vabbè, ci avrete capito che io sono una fanatica del mondo anime, manga, videogame, quell'ambaradam di cose per disagiati. Chiamasi anche otaku, ma però non a livelli di giapponesi, dai, un po' meno. Posso dichiarare il mio amore per queste cose per bambini. Non si taglia un anime da quando ero piccolina. Ok, tutti guardavamo anime da quando eravamo piccini. Il problema è che uno poi smette, no? Uno diventa un po' più grande e man mano smette di guardarli. 5 anni ho fatto il cosplay, il costume, mia nonna mi ha creato il costume di Sailor Moon. Oh, ma che bello, ma cosa sono questi? Che carini, hanno gli occhi grandi. Mi piacciono i cartoni con gli occhi grandi. E poi siamo passati ma alcuni dei videogiochi sono anche cartoni animati, mi piacciono perché ci sono le gnocche. E poi tanta figa. E poi a 10 anni ho incontrato il mio amore della vita, che era MTV Night, dove facevano passare questi anime non proprio per bambini, come poteva essere Inuyasha, Ranma, l'Axe Style, Birth Angel, Negima, vabbè, la Mu, Gundam, tutte queste cose qua, ma soprattutto tantissimi anime che appunto non avrebbero mai passato su Italia 1 Rai 2 perché c'erano delle scene troppo... Oh mio Dio delle tette. Ai miei tempi queste cose erano troppo fuori dal normale. E più o meno andavo ancora alle elementari e già iniziavo a disegnare i manga. E conoscendo Anime Night mi sono appassionata dei manga in generale, quindi andavo in un'edicola e compravo dei numeri a caso perché mi piacevano i disegni e mi piaceva ricopiarli. Vabbè, come tutti. Però la passione poi ha preso una brutta piega, ovvero che ho preso una rivista chiamata Obenkyo all'epoca e aveva un CD dove io non avevo internet, a volte richiedeva la connessione internet e la scroccavo a casa di alcune mie amiche per guardare gli anime che uscivano in Giappone. Quella stagione facevano vedere un pezzo di quell'anime o solo una puntata che era uscita quel mese. Quindi tutti gli anime che sono dal 2001 io li conosco tutti. Quante cose belle che c'erano all'epoca. Vabbè, uno mi ha sempre chiesto qual è il tuo anime preferito? A me io I don't know. Non lo so, guardo tutti i giorni anime, ve lo giuro, non lo so. Io impazzisco con questa domanda. Qual è il tuo anime preferito? Non lo so, perché io ti posso dire gli anime che sto preferendo in questa stagione, oppure gli anime di un certo aya genere, gli anime di un certo artista, gli anime che ha fatto un certo sceneggiatore, un anime, perché io li trovo bellissimi. Ovviamente il mio fanatismo c'è da dire che 2 anni fa è iniziato con K-On!, che è un anime molto vecchio che io guardai appunto nel 2009, se non sbaglio è uscito il primo anime. E da lì non è che, cioè, erano queste storie appunto di 4 ragazzine e che poi diventano 5, fanno una band a scuola e finita tra. Va bene, e c'è tutta una cosa di carineria, kawaii, di cose, no, di scene un po' divertenti, però basta. Non so come mai questo anime da quando sono venuta in Giappone mi ha ricominciato a ripiacere così tanto, forse ben più di quando a me piaceva da piccola, perché da piccola ho pensato ma cos'è sta cagata che non ha trama, invece adesso oh mio Dio è bellissimo, proprio perché ho bisogno di qualcosa di tranquillo. Questo lato Giappo minchia, Love Live, School Idol Project. Sembra che c'è un terremoto e invece sono io che sto facendo persino ballare alla videocamera. Ma a parte tutte queste cose, gli anime danno tantissimo. Questo perché? Perché danno tanto? È un po' difficile, però io ho capito tanti concetti grazie agli anime. Faccio un esempio, ok? L'amicizia, più o meno quello che tutto le pretty cure, tipo le cose per bambini mal riusciti a quanto pare in Giappone, perché nessuno ce la fa. In teoria dovrebbe insegnare tipo la forza dell'amicizia, l'amore, ma soprattutto entriamo anche un po' in cose
cose mentali, tipo Psychopath, Death Parade. Cioè parliamo perfettamente di psicologia, mentalismo, ipnotismo e di tutte queste cose che solitamente se uno guarda anime pensa che nemmeno ma chi se ne frega. E invece no, tralasciando le teorie di Evangelion, perché sono delle grandi pippe mentali, ma proprio da ci sono davvero anime che ti insegnano tanto. Per esempio io vi faccio l'esempio di Perfect Blue perché l'ho rivisto da poco, e anche potrebbe essere Paprika, ma soprattutto perché ti dà una chiara immagine del controsenso in Giappone della subcultura di quella che era otaku negli anni 90. Era totalmente diversa, e lì riesci a capire forse che cos'è un idol, come la pensava un otaku, un fanatico di queste ragazzine che ballano e cantano, oppure come si travolge, cioè tantissimi. È molto pesante. Ovviamente vi sto parlando di un capolavoro, ve ne potrei elencare i 200.000 che magari vi elenco in descrizione, però ti fa capire tanto l'aspetto giapponese. Ma anche anime come Keion sono cagate, ma io adesso che l'ho rivisto mi sono accorta, cioè adesso riesco a comprendere perché tante volte si comportano così. A volte dicono ma gli anime sono esagerati, è vero, perché i giapponesi sono tipo Saitama di One Punch Man. 頭部の肌色の走行はいやこれ肌だからあ、ほら俺だよ俺、趣味でヒーローやってて割と活躍しおてる。前など知らん Sono davvero così, cioè nel senso nell'anime è tutto Nani o tebe! Nandayo corrette! Tutti sti reazioni over, anche i drama, e poi il vero giapponese fa ore? Ah, bezzuni io. Nani? Più o meno, cioè tipo, ok. Però a parte questo, tantissime cose sono troppo spiccicate alla cultura ovviamente giapponese, e quindi anche le piccole, minime cose adesso sto riuscendo a capirle, e man mano mi sto sempre più appassionando. Cioè questa passione non sta calando praticamente mai, perché tutto quello che è animazione, tutto quello che c'è dietro all'animazione lo amo, a partire dalla sceneggiatura, da quanti frame usano, da che colori usano, da che cosa vogliono trasmettere, da cose anche un anime anche stupido come potrebbe sembrare Love Live o Keion, in realtà dà tanti significati. Come Noragami parliamo di spiriti, parliamo di fantasia che forse non è proprio così tanta fantasia. Ci sono tante cose racchiuse che sono ritrovate tipo nella Bibbia, nei libri oscuri, cioè le cose peggiori che uno mi avesse potuto raccontare. Ho fatto, ma sai che questo c'è in un manga? Ah, ma davvero? No, perché io lo so già. Lo so perché ho letto Pinco Pallino di Caio e c'era, ne sono sicura. Ah no, non me lo dire, non me lo dire, succederà così, vero? Che io lo sapevo ormai. Quindi non ho idea di perché sto facendo questo video. Volevo fare un video a caso, ma visto che mi piacevano gli anime, Walking Dead, Game of Thrones, ok, anch'io. Non c'entra niente tra un anime, un bell'anime, e un telefilm. È la stessa identica cosa. Ci vediamo al prossimo video. Ci vediamo al prossimo video. Scrivetemi i vostri anime preferiti, se li avete, o il vostro anime preferito. Mi scrivete anche il perché, se non vi fa schifo, e se avete qualche anime da consigliare. PS, non scrivetemi hai mai visto Death Note, ma Yuriko l'hai mai visto Naruto? Ti consiglio un anime recente, Dora Dora, perché io mi chiamo Yuriko Taiga per caso. Che poi tra Death Note e Inuyasha, che è un Inuyasha che fa così, a Death Note mi sa di 10 anni fa. Vabbè, a parte il dialetto improvvisato di non so in quale paese la posso aver preso in Giappone, vi lascio un bacione, lasciatemi un commento, un mi piace, linkate questo video, perché io non ce l'ho, ma dal 2018 inizieranno tanti progetti. Ma lo posterò nel 2018 questo? Non lo so, va bene, ci vediamo. Ciao! たくさんアニメを見ると超クソオタクになるかもしれないよ。それでもいいよ、いいことになりますからよろしくお願いします。Belli, potrei fare la campagna pubblicità degli anime adesso. Imparerete voi porca puttana che è stata da Chiavara, perché cazzo non imparate il significato di ste minchia? Dico, no, è solo andare nei grattacieli a fare tante di quelle porcate.